Buongiorno a tutti amici, parliamo ancora di serie TV anni 70-80, oggi vediamo i Jefferson. The Jefferson è una serie televisiva prodotta negli Stati Uniti in 253 puntate dal 1975 al 1985. Fu il secondo dei quattro spin-off della serie TV Arcibaldo, All in the Family il titolo originale, dopo Maud e prima di Archie Bunker's Place, che in Italia continuò a chiamarsi Arcibaldo, e 704 Hauser. La serie fu ideata dal prolifico autore e produttore televisivo Norman Lear. A differenza di altri suoi show, il telefilm aveva connotati politici più smorzati nei toni, evolvendo presto in una più tradizionale sitcom a sfondo comico. Tuttavia, alcuni episodi della serie contengono riferimenti a tematiche e problematiche importanti come il razzismo, la povertà, il suicidio, l'alcolismo e l'analfabetismo. Nei primi episodi venivano usati termini quali nigger, negro oppure honky, squalido bianco, poi via via scomparsi nelle puntate seguenti. Vi consiglio di seguire il video fino alla fine perché ci saranno tante curiosità interessanti anche sugli attori. Nel 1975, già ai tempi della serie Arcibaldo, Lear creò il personaggio di George appositamente per Hemsley, che all'epoca non era immediatamente disponibile. Tanto che il produttore, in attesa dell'attore, dovette inserire apposta in alcune puntate il personaggio di Henry Jefferson, fratello minore di George, interpretato dall'attore Mel Stewart. Anche Isabel Sanford, Louise ed Evans, il figlio Lionel, erano gli stessi attori e personaggi interpretati da Arcibaldo, mentre tutti gli altri personaggi invece sono nuovi. I Jefferson furono una delle più seguite sitcom a tema interrazziale del periodo, fedelmente affiancata da altrettante storiche sitcom americane, quali Sanford and Son, Good Times, Il mio amico Arnold, Different Strokes, di cui avevo già parlato in precedenza, vi lascio qui sotto il video, e in seguito anche i Robinson. L'ottava stagione in particolare raggiunse negli Stati Uniti la terza più seguita dell'anno. La serie Jefferson si conclude dopo 11 stagioni e 253 episodi tra le polemiche, quando la dirigenza della CBS optò per la sua cancellazione a causa del calo degli ascolti, dopo l'11ª stagione, che rimase così senza un preciso finale, come invece accade nella maggior parte delle sitcom. Il cast non venne informato dell'improvvisa chiusura del programma, che negli Stati Uniti avvenne il 25 giugno 1985 con l'episodio Red Robins, a tal punto che l'attore Hemsley dichiarò che apprese della cancellazione leggendolo sul giornale. Pensate addirittura. La serie ebbe a sua volta uno spin-off, tuttavia senza ottenere lo sperato successo, chiuso dopo solo 4 puntate, chiamato Checking In e incentrato sulla figura della domestica Florence che lascia casa Jefferson per gestire il St. Frederick Hotel a Manhattan. In Italia la sitcom fu trasmessa da diverse televisioni locali dal gennaio 1981 fino all'estate 2018. Pensate, un periodo lunghissimo, è stata replicata tantissime volte. I personaggi di George e Louise riapparvero ancora in TV nel 1996, nel finale della serie Willy il principe di Bel-Air, come acquirenti di casa Banks. Nel 2001 George e Florence apparvero ancora in un episodio di Tyler Perry's House of Pain, una sitcom che non ebbe molto successo all'estero, infatti non è venuta in Italia. Nel 2016 vi fu un tentativo della Sony Pictures di riportare in televisione con nuovi attori la sitcom dei Jefferson, ma la cosa non ebbe seguito. Nel 2019 la rete televisiva statunitense BS fece un lungo speciale riutilizzando le stesse ambientazioni originali di casa Jefferson e arruolando nuovi attori come Woody Harrelson, Marisa Tomei, Wanda Sykes, Kerry Washington, Jamie Foxx e Will Ferrell. Nell'esperimento televisivo, trasmesso soprattutto in memoria degli attori originali scomparsi, comparve anche l'ormai ottantenne Marla Gibbs, che nella serie originale interpretava Florence. La trama. George e Louise Jefferson, chiamata amorevolmente Wizzy ma solo dal marito, sono una coppia nera, lui imprenditore in una catena di lavanderie, lei casalinga e volontaria in un consultorio. Nella precedente serie televisiva Arcibaldo, All in the Family, vivevano in un piccolo appartamento del Queens a fianco dei bancheri protagonisti della sitcom. Come vi dicevo, alla fine ci saranno un po' di curiosità sugli attori se continuerete a seguire il video. Di umili origini e tenore di vita molto modesto, George comincerà a far fortuna lavorando assiduamente nel settore delle lavanderie a secco, diventando così un ricco imprenditore, a tutti gli effetti un simbolo di riscatto sociale della classe nera di quegli anni.
Tra l'altro, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale se volete continuare a vedere questi video su serie TV, biografie, libri, c'è un po' di tutto. Film, tanto cinema. George riuscirà così a aprire una catena di ben 5 negozi lavasecco, diventati successivamente 7, dislocati in vari quartieri della città. Lo slogan recita "Una vicino a te" e finalmente si trasferirà insieme a Louise nei quartieri ricchi dell'alta borghesia. Salutati gli odiati ex vicini di casa, i banker, la coppia dei Jefferson parte dal Queens e da lì comincia la vera e propria nuova serie. La coppia abiterà in un elegante appartamento, il 12D, ai piani alti di un grande palazzo dell'Upper East Side a Manhattan, a New York. Nella sequenza iniziale della sigla originale americana, rappresentato dalle Park Lane Towers al numero 185 East, 85 Street, angolo Terza Avenue. Il cambiamento di vita verrà anche citato nel testo del tema musicale della serie, la canzone Moving On Up, cantata da Janet Dubois, attrice della sitcom afroamericana Good Times. I Jefferson rappresenteranno, con situazioni più o meno esilaranti, il punto d'incontro tra due differenti stili di vita e due mondi culturali, quello afroamericano e povero di Harlem, dal quale proviene e da cui è riuscito a tirarsi fuori, e quello attuale fatto di ricchezza, opulenza e amici bianchi. Il filo conduttore della serie risulterà il tema dell'inserimento di una famiglia di colore nello stesso tessuto sociale dell'alta borghesia, composta per la stragrande maggioranza da bianchi, ad esempio i loro consuoceri e vicine del piano di sopra, i coniugi Tom ed Ellen Willis, spesso presi in giro da George per il loro matrimonio interrazziale. Il primo a essere stato proposto al pubblico televisivo americano e lasciando lo spettatore dietro le risate e le analisi sulle differenze dei valori che si contrappongono. Gli episodi tendenzialmente si svolgono attraverso buffi episodi di vita quotidiana con la partecipazione di altri protagonisti, come ad esempio il figlio Lionel, la domestica, il vicino Mr. Bentley, altri vicini di casa, il portiere del palazzo, il barista Charlie, eccetera. Le scene si svolgono spesso nel soggiorno dell'appartamento, oltre che in cucina e sul pianerottolo, come ricorderete. Adesso vediamo un po' di curiosità sulla serie. In uno degli episodi si scopre che il padre della protagonista Louise, Harold Harry Mills, creduto morto, in realtà fa il giornalaio a Manhattan ed era fuggito in California quando Louise aveva 2 anni, quindi l'aveva abbandonata. La versione italiana del telefilm è posteriore rispetto a quella originale statunitense e questo si riflette anche nel doppiaggio. La prima serie di telefilm fu infatti girata nel 1975, ma nel settimo episodio della prima stagione Lionel afferma "Siamo nel 1981", mentre nell'omonimo episodio americano Lionel invece dichiara che si trovano negli anni 70. Nell'ottavo episodio, sempre della prima stagione, nella versione italiana, Louise menziona il presidente Reagan, mentre nell'episodio originale parla del presidente Ford a quell'epoca in carica. Nel 20° episodio della quarta stagione, nel 1978, George viene decide di chiamare la Casa Bianca per invitarlo a fargli visita. Il titolo originale dell'episodio è George e Jimmy, dove Jimmy è Jimmy Carter, allora in carica, ma nella versione italiana degli anni '80 la vicenda viene attualizzata col presidente Reagan. Il soprannome di Louise, Wizzy, fu veramente un'idea dello stesso attore Sherman Hemsley, da subito condivisa con entusiasmo con Norman Lear, il produttore. L'attore, quando era ragazzino viveva a Filadelfia, aveva realmente una cotta per una ragazza di nome Louise, per la quale aveva inventato lo scherzoso nome di Wizzy al fine di attirare le sue attenzioni. Contrariamente al personaggio di George, Sherman Hemsley non voleva essere acido e razzista con l'amico che interpretava Tom Willis e la moglie. Se ricordate lo chiamava mozzarella, panzone, ciccione, la figlia Jenny era la zebra, eccetera. Ed aveva qualche difficoltà a seguire il cognome perché in realtà era un bonaccione. Poi alla fine si adattò alla parte, ma malvolentieri. Nel 1985 Sherman Hemsley e Isabel Sanford fecero una porazione sempre nel ruolo dei Jefferson nello show Grand Hotel in onda su Canale 5. Erano ospiti dell'hotel e apparvero per 2 volte durante lo spettacolo per un totale di circa 5 minuti. Anche in questo caso furono doppiati dai doppiatori originali della serie regolare, Enzo Garinei e Isa Di Marzio. Vediamo adesso che fine ha fatto il cast. Sherman Hemsley, come abbiamo detto, ha interpretato lo scorbutico e irresistibile George Jefferson, è scomparso nel 2012 a 74 anni.
Dopo un'infanzia difficile a Filadelfia, la sua vita è sempre stata tra teatro, cinema e TV, dagli esordi a Broadway con Norma Lear al ritiro dalle scene negli anni 90. Riservato e geloso della sua privacy, si è sempre tenuto a distanza dalle luci della ribalta. Una storia simile a quella di Isabel Sanford, l'interprete di Louise. Isabel Sanford, come dicevamo, era di ben 21 anni più anziana di Sherman Hemsley, George, e per questo inizialmente lui non la voleva nel cast. Poi fra i due si creò una certa chimica che si percepisce anche sul set. L'attrice era stata la domestica di colore del film Indovina chi viene a cena nel 1967. Classe 1917, ultima di 7 figli di una famiglia povera di Harlem, dovette separarsi dal marito per inseguire il sogno della recitazione. Seconda attrice nera della storia ad aver vinto un Emmy, è morta nel 2004 all'età di 86 anni. Mike e Devon Evans interpretarono Lion, il figlio di George e Louise, nessun legame di parentela tra loro. Mike fu Lionel per 33 episodi dal 1971 al 1975, poi decise di provare altre strade, ma esclusi gli show Good Times e The Practice, noto in Italia come Buongiorno Dottor Bedford, non gli andò bene. Cominciata la carriera di investitore immobiliare, è morto nel 2006 a causa di un cancro alla gola a soli 57 anni. Damon Evans invece è ancora molto attivo soprattutto in teatro. Sono celebri le sue performance nel musical Porgy and Bess e Don't Bother Me, I Can Cope. I due fidanzati, Lionel e Jenny, si sposano in un rocambolesco improvvisato matrimonio organizzato proprio nell'appartamento durante un episodio della terza stagione. Il primo attore, Mike Evans, ritornerà quindi nel cast soltanto nel 1980 quando il personaggio della Tolbert, Jenny, verrà reinserito nella serie come incinta della loro unica figlia Jessica. I due Lionel si scambiavano un po' gli attori, diciamo. Florence, la domestica scansafatiche di casa Jefferson, era interpretata da Marla Gibbs, splendida 92enne che recita ancora in serie TV di successo. Negli ultimi anni è stata special guest star per American Horror Story, Scandal e Blackish e soprattutto è molto attiva in teatro e è anche cantante. I consuoceri Tom ed Ellen sono stati una delle prime coppie interrazziali della TV. Lui era interpretato da Franklin Cover, attore teatrale poi apparso in numerosi show da IR a Will e Grace, e scomparso nel 2006 a 78 anni. Lei era Roxy Rocker, famosa anche perché era la madre della famosa rockstar Lenny Kravitz. È scomparsa nel 1995 per un cancro al seno a soli 66 anni. Rocker era un'affermata star di Broadway e un'attivista sostenitrice dei diritti delle donne e dei bambini a Los Angeles. Paul Benedict era invece il bizzarro vicino di Pianerottolo Harry Bentley, simpatico se lo ricordate. Caratterista dalla mascella pronunciata e dal naso importante, si è diviso tra televisione e teatro fino alla fine degli anni 90. Nel 2008 è morto a 70 anni nella sua casa sull'isola di Martha's Vineyard, nel Massachusetts. Zara Calli era mamma Jefferson, la matriarca della famiglia, nata nel 1892 tra le prime attrici nere a recitare a New York e Hollywood. Al momento della sua morte, avvenuta nel 1978, 86 anni, era una delle più anziane attrici televisive degli Stati Uniti. L'attrice non poté recitare nei primi 17 episodi della terza stagione a causa di una grave forma di polmonite. Tornò per alcuni episodi, morendo poi nei primi mesi della quarta stagione. Gli autori decisero di far morire anche il personaggio di Mamma Jefferson piuttosto che inserire un'attrice diversa. Nessun episodio speciale è stato incentrato sulla sua morte, ma viene fatto un breve riferimento al decesso nel terzo episodio della quinta stagione. Infine, Berlinda Tolbert era Jenny Willis Jefferson, figlia di Tom e Ellen. Oggi 68enne, ha proseguito la sua carriera TV con apparizioni in varie puntate di Sabrina Vita da strega, IAR, Six Feet Under e altre serie TV. Bene amici, spero che il video sia stato interessante con tutte queste curiosità. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi è piaciuto. Grazie per la visione, a presto, ciao.